Ciao ragazzi e bentornati sul canale. Oggi nuovo video di viaggio. Ho trascorso infatti qualche giorno in Italia, qualche settimana fa, e la mia prima tappa è stata Pisa. A me la Toscana piace moltissimo e adoro il fatto che le città siano vivibili, ma non troppo piccole, per cui da turista so già che trascorrerò anche un solo giorno, ma pieno di cose da scoprire. Il nostro volo da Londra è atterrato presto, intorno alle 9, e il primo consiglio che vi do è quello da lì di fare come me. 2 passi e arrivare in città a piedi in circa una ventina di minuti. Infatti, che siate a Pisa per la torre più fotografata al mondo o per andare in una delle università più famose d'Europa, in ogni caso conviene passare dal centro storico. Organizzando il mio weekend sapevo già di non voler correre direttamente alla Piazza dei Miracoli, quindi la mia prima meta è stata Tuttomondo di Keith Haring, un murale dell'artista americano realizzato nel 1989 sulla parete della chiesa di Sant'Antonio Abate e che si trova a 10 minuti circa dalla stazione centrale. Un capolavoro della street art con una storia super interessante. Haring conosce infatti alla fine degli anni 80 a New York uno studente italiano che lo invita a trascorrere un periodo a Pisa. Qui si innamora del cibo e dell'atmosfera e, grazie ad un accordo con il comune della città, dipinge questa grande parete del convento. Impiega 4 giorni grazie all'aiuto di studenti e ad un'azienda di vernici per dipingere il lavoro di circa 10 metri d'altezza per 18 di larghezza. Il titolo gli viene chiesto e richiesto 1000 volte durante delle interviste e quindi decide di chiamarlo Tuttomondo. Il messaggio funziona perché è semplice e diretto. La rappresentazione di un mondo complesso e intricato, ma al tempo stesso in pace, in cui ognuno può essere se stesso e accettare la diversità. 30 sono i personaggi all'interno dell'opera, uomini e animali di ogni forma e in posizioni davvero particolari. Fra tutti a me hanno colpito al centro la croce di Pisa, simbolo della città, rappresentata dall'unione di diverse figure, ma anche l'opposizione tra materiale e naturale, con l'uomo con la testa a forma di televisore e la donna che culla un bambino. E sulla sinistra gli animali immaginari, come ad esempio il pollo, che è il simbolo del rispetto della natura. Non tornavo in città da diversi anni e non avevo mai avuto occasione di vederlo, perché è sempre di corsa e presa dalle altre attrazioni principali. Quindi per me è stata davvero una scoperta fantastica, che vi consiglio. Spostarsi da lì a piedi verso Piazza dei Miracoli è semplicissimo e soprattutto è un'ottima occasione per visitare il centro storico, passando ovviamente da Corso Italia, la strada principale della città, e dall'Arno. Pisa è attraversata dallo stesso fiume che passa anche da Firenze e da diverse altre cittadine toscane e grazie a dei ponti la città viene riunita. Tra questi ponti c'è anche il ponte di mezzo, che è il principale ed è quello che ho attraversato io. La tappa successiva del mio giro è stata la chiesa di San Michele in Borgo, che nel suo piccolo è già un assaggio di quello che verrà dopo. Risale al 1100 e la facciata del 1200-1300, quindi un po' successiva, è un esempio di romanico pisano. La caratteristica di questa architettura è la presenza nella parte superiore di archi trilobati, quindi divisi in 3, che poggiano su colonne all'apparenza molto esili. Continuando la passeggiata in centro sono arrivata alla Piazza dei Cavalieri, con la sede della Scuola Normale di Pisa e la chiesa di Santo Stefano. Fermarsi da queste parti e gironzolare fa rivivere per qualche istante la Toscana di Vasari e di personaggi famosi come, ad esempio, nella nostra letteratura, il Conte Ugolino di Dante Alighieri. Attraversato il centro e scoperta la città si arriva alla piazza più immortalata di sempre, ma anche ad uno degli spettacoli più affascinanti della creatività umana, la Piazza dei Miracoli con la Torre di Pisa. Per poter visitare i diversi luoghi che fanno parte di questo complesso, quindi Torre, Duomo, Battistero e Camposanto, ci sono dei biglietti cumulativi. Io ho scelto quello da 2 monumenti più 1, il Duomo, a cui si accede gratuitamente. Il biglietto mi è costato 7 euro, quindi ho fatto un giro di Camposanto, Battistero e Duomo gratuito. Prima tappa, la mia preferita, il Camposanto. Si racconta che il terreno sul quale è stato costruito alla fine del 1277 sia stato inviato durante le crociate direttamente dal Monte del Calvario fino a Pisa. Oggi è un luogo di sepoltura di diversi protagonisti della storia della città e si caratterizza da un giardino centrale circondato da una struttura in pietra bianca, un vero e proprio chiostro. Purtroppo durante la Seconda Guerra Mondiale diversi degli affreschi sono stati distrutti dai bombardamenti alleati,
ma uno dei più belli è ancora visibile, il trionfo della morte di Buffalmacco. Le scene dell'affresco sono diverse, l'incontro tra i vivi e morti, i poveri che invocano la morte, oppure gli angeli e i demoni che combattono per le anime. Il tema era molto diffuso nel tardo Medioevo e a me ha ricordato moltissimo il trionfo della morte di Palazzo Abatellis, di cui vi ho parlato nel mio video sui 3 musei da visitare a Palermo. Un'altra delle caratteristiche del Camposanto sono i sarcofagi romani di riuso che si trovano alle pareti. Era diffuso infatti il riempiego di sarcofagi antichi per da una parte esaltare il valore del cittadino che sarebbe stato sepolto e dall'altra riavvicinare Pisa nel suo periodo di massima fioritura come Repubblica Marinara alla Grande Roma e alla sua storia ovviamente. Il Camposanto è per me il luogo più affascinante fra tutti perché al suo interno si ha un senso di pace e tranquillità che solo un chiostro antico può trasmettere. Il mio biglietto mi ha permesso di entrare anche al Battistero, una struttura rotonda caratterizzata da una cupola che per l'epoca era di grande avanguardia. È infatti il secondo battistero più grande al mondo e in origine non era stato pensato in stile gotico, ma lo è diventato poi con il tempo con i lavori di Nicola e Giovanni Pisano. Al suo interno la struttura è su 2 piani e si racconta che nel fonte battesimale ottagonale sia stato battezzato Galileo Galilei. Il pulpito del battistero da cui il sacerdote predicava è di Nicola Pisano. Vi suggerisco poi di salire fino in cima e arrivare al secondo piano per 2 motivi. Da una parte la vista del Duomo, che si trova di fronte ed è imperdibile, ma anche per la possibilità di ascoltare ogni mezz'ora la dimostrazione dell'acustica da parte di uno dei guardiani, un'esperienza unica che accade esattamente ogni mezz'ora, ad esempio alle 12 e alle 12:30, per circa un 5-10 minuti. Il protagonista indiscusso del mio giro è stato il Duomo. I lavori per la costruzione sono iniziati nel 1064, ma è stato consacrato solo nel 1118. Non saprei scegliere se mi ha catturato di più il misto dei colori bianco e verde della pietra della facciata oppure il tetto a cassettoni dorato che c'è all'interno. La sua grandiosità è dovuta comunque alla sua storia. È stato infatti costruito come simbolo della vittoria navale di Pisa contro gli arabi nel Mediterraneo, a 2 passi da Palermo. Il portone esterno è del Cinquecento, della scuola di Gian Bologna, mentre al suo interno, secondo me, è imperdibile il pulpito ottagonale di Giovanni Pisano. È stato costruito con il marmo di Carrara ed è un simbolo di una nuova espressività gotica. Vengono rappresentati gli episodi della vita di Cristo, ma anche molti altri simboli della Chiesa, come ad esempio le virtù cardinali. Se si è di passaggio e si vuole visitare gratuitamente soltanto il Duomo, è possibile, ma ci sarà sempre bisogno di un biglietto voucher gratuito che si ottiene alla cassa del museo di fronte alla piazza. Questa volta io non sono salita fino in cima alla torre, anche se a livello internazionale è il simbolo della città. Si può fare, è divertente e anche un po' faticoso, ma la fila purtroppo è un po' lunga. Da fuori si può vedere in tutta la sua grandezza e pendenza. Ironicamente, quando Bonanno Pisano cominciò nel 1173 i lavori, per quello che è diventato poi il campanile più famoso al mondo, non aveva considerato la composizione del terreno sottostante. Per diversi anni la torre non è stata accessibile, ma dopo i lavori di studio scientifico e di correzione della pendenza, nel 2011, adesso non si rischia che crolli. Al contrario, con il cambiamento climatico e il riassetto del terreno, alcuni scienziati hanno previsto che possa tornare dritta nel 2300. A me sembra incredibile. La mia stupenda giornata a Pisa si è conclusa con un altro giro per le stradine per andare a riprendere un treno che mi ha portato nella mia prossima città. Se volete scoprire di quale si tratta, vi suggerisco di iscrivervi al canale e di attivare la campanella, così da non perdere i prossimi video dedicati all'arte, i viaggi e il mercato. Se il video ti è piaciuto lascia un like e scrivimi nei commenti se tu credi che nel 2300 la torre tornerà dritta o se ti sembra una teoria completamente infondata. Grazie della compagnia e alla prossima!